Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buon pomeriggio a tutti. Il giorno dopo Napoli-Roma 2-2, è vero, partita che abbiamo giocato discretamente bene, ma non la portiamo a casa e questo è il conto da pagare per tutto ciò che non è stato fatto in tutta questa annata maledetta, nera, mettetela come volete. Non hai fatto il tuo dovere ed ecco che non raccogli punti nemmeno quando li meriti, perché il Napoli ieri avrebbe meritato la vittoria. Applauso a De Rossi che diciamo ha sposato questa tesi al di là di tanti tifosi della Roma. Pareggio giusto, ci può stare il pareggio, non ci può stare un bel niente perché numeri alla mano e per ciò che ha detto il campo, il Napoli poteva vincere con un risultato anche abbastanza largo. Contiamo 4 parate decisive di Svilar e quindi già da sé 2 le hai buttate dentro e 4 parate di Svilar già poteva essere un risultato diciamo molto ghiotto per quanto riguarda il Napoli. Non è successo, non siamo qui a rammaricarci, anche se l'amarezza resta, posso fare il duro quanto voglio. No, vabbè, tanto il Napoli mo, fino a fine campionato non la prendiamo molto seria, quindi ci incazziamo molto meno. Non è vero un bel niente perché l'amarezza resta anche con partite del genere, anche con una stagione ampiamente compromessa, altrimenti non possiamo chiamarci tifosi, credo. Questa è la mia personale opinione, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ragazzi, iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto, attivando la campanella delle notifiche, passaggio importantissimo per restare aggiornati cronologicamente per tutto ciò che succede sul canale stesso. Analizzeremo con gli screenshot i gol presi, il calcio di rigore e andremo a vedere anche un attimo le pagelle che sono state fatte da tanti addetti ai lavori sulle quali non mi trovano molto, diciamo, molto d'accordo. Partiamo un attimo da rivisitare queste pagelle e poi andiamo a vedere i gol con gli screenshot e i fermi immagine per quanto riguarda gli errori fatti dal Napoli e i 2 gol presi. Molti hanno dato una sufficienza a Calzona. Allora, Calzona per me non è sufficiente per 2 motivi. Uno, ti ostini a schierare Juan Jesus dopo un mese e mezzo che si contano, diciamo, forse serve una terza mano per contare tutte le cazzate che ha fatto Juan Jesus nell'ultimo mese e mezzo. Punto secondo, non ci sarà, non c'è e non ci sarà mai nessuna sterzata a partita in corso perché i cambi sono sempre ruolo su ruolo, togli Kvaratskhelia, hai tolto Traoré perché volevi coprirti, diciamo, mettendo Ostigard che è più alto, lo potevi fare 2 secondi dopo a calcio d'angolo battuto e invece sui calci d'angolo dove diciamo tra virgolette leggi universali del calcio dicono di non smuovere un attimo gli equilibri ma far battere prima il calcio d'angolo in questo caso o può essere anche una punizione dall'esterno, una palla inattiva in generale che può piombare in aria con un cross, diciamo che non si effettuano sostituzioni normalmente in quel caso e si aspetta poi diciamo il decorso dell'azione e vedere come va a finire. Cambio effettuato, prendi gol sul calcio d'angolo, non voglio dire che poi il gol è scaturito perché hai cambiato a Traoré, sarebbe cambiato poco e niente perché l'errore è di posizionamento, ma ci arriviamo con gli screenshot e vi dico dopo la mia per quanto riguarda il secondo gol preso. Calzona per me non sufficiente, assolutamente, 4 addirittura per ciò che ha fatto ieri, 6 e mezzo a Meret va benissimo, un 6 ad Olivera va bene, 4 a Juan Jesus gli hanno dato 5 da molte parti, ma è un 4 secco per quello che non ha fatto ieri in campo. Rachmani 6, ma strizzicato, un 6 diciamo che glielo possiamo anche abbonare, 6 meno 6 perché ci sentiamo buoni. Di Lorenzo insufficiente, 5 anche ieri. Caiuste è stato valutato sufficiente da tanti. Per me, se valutiamo solo la fase difensiva, può anche darsi, però se vieni schierato in un 4-3 come centrocampista di sinistra, qualcosa in fase offensiva devi pur crearla in appoggio. 6 a Kvaratskhelia poteva essere un 6 e mezzo, sono d'accordo con i giornali, per lo più mezzo punto in meno perché Olivera si è proposto per ben 3 volte e Kvaratskhelia si è incaponito un tantino con i dribbling e nel solito tiro a giro che poi non è andato in porto. 7 e mezzo ad Osimhen perché per la rabbia agonistica, per la foga e per tutto ciò
che ha fatto ieri reparto praticamente da solo. 7,5, 6 a Politano, la sufficienza se l'è comunque meritata, è un 6, non mi voglio allargare tanto con i voti, 6 a Lobotka e 6 ad Anghissà, sicuramente diciamo sufficienti. 6 a Ngonc e il resto tutti senza voto. Raspadori, Ostica, lo stesso Traoré che ha giocato 30 secondi, non è vero, ha giocato pochi minuti. Comunque il 6 a Ngonc, Hong Kong, chiamatelo come volete, credo che si dica, si è detto Ngonc fino a poco tempo fa, adesso si dice Ngong, non lo so. Comunque 6 per l'impatto sulla partita, 6 per il primo calcio d'angolo che credo avete visto tutti quanti ieri, battuto come si deve, lo va a battere Ngonc con il sinistro, palla come si deve che arriva a centro area, tesa abbastanza, alta quanto basta. Ovviamente non è che abbiamo segnato su quel calcio d'angolo, però vederli battere almeno in maniera decente è già un passo avanti. Andiamo a vedere un attimo sui gol cosa è successo, perché allora troviamo prima il calcio di rigore che ha diciamo del ridicolo. Qui è partito il lancio, c'è il colpo di testa verso Azmoun che si stava inserendo in aria. Come vedete Juan Jesus è in netto anticipo sull'attaccante della Roma, sembra quasi controllarlo, e invece la vecchiaia, i riflessi, la poca lucidità, vista comunque l'essere il quarto centrale in rosa, eccolo qui. Juan Jesus arriva quasi con lo stesso tempo di Azmoun, ma eri in anticipo, potevi leggerla diversamente, arrivi comunque sconcio, mezzo scomposto, potevi battezzarla diversamente. In questo caso l'attaccante era anche diciamo girato verso la bandierina del calcio d'angolo. In un momento di lucidità, se non arrivi a spazzare quel pallone, potresti anche lasciargli il tiro piuttosto che fare fallo da calcio di rigore. In questa azione ovviamente ci sono tutte le colpe del mercato non fatto, perché quella palla era di Kim e Kim avrebbe preso il pallone o chi per lui nel mercato di giugno e noi saremmo usciti palla al piede. Questa è solo una piccola parentesi, ma non voglio ritornare sulle colpe, le cause, eccetera, eccetera. E quello è il calcio di rigore. Questo è il calcio d'angolo. In primis, disordinati, e non c'è una linea assolutamente immaginaria che possa determinare una situazione poi battezzata bene. Siamo in 9 in area di rigore, tutti sono in marcatura sul rispettivo uomo, solo Juan Jesus è solo, non ha l'uomo da marcare. Sulla spizzata cambia tutto, ci si perde ovviamente e ci si perde Abram che poi va a segnare, e l'errore lì, al di là della marcatura persa tra Anghissà e Juan Jesus che sono sul secondo palo, c'è anche diciamo un Di Lorenzo che stenta a salire e lascia in gioco appunto il calciatore della Roma. Ma questi sono fatti già accaduti, ne abbiamo già parlato nel decorso di tutta la stagione. Io la domanda che mi faccio: è possibile che in un anno solare quasi non si sia riuscito ad intervenire per quanto riguarda la fase difensiva? Io mi faccio le croci veramente con la mano sinistra, non se ne può più vedere questi gol da terza categoria e gente che si perde l'avversario sistematicamente. Un ultimo appunto sul calcio di rigore, sui calci di rigore per quanto riguarda il come sono stati battuti. Avete visto il rigore battuto da Dybala? Meret si tuffa, intuisce l'angolo e ci stava quasi arrivando, ma quei calci di rigore così forti, così angolati e così tirati bene da Dybala sono quasi imparabili, a meno che il portiere veramente non abbia diciamo non abbia approfittato di una tempistica perfetta, e al limite ci puoi arrivare, ma molte volte il 90% dei calci di rigore tirati così va a finire dentro. Un rigore bellissimo tirato da Dybala, meno bello quello tirato da Osimhen, perché là se svila rindovina l'angolo, fai una bruttissima figura, mezza altezza, poco angolato, la potenza ci poteva anche stare, ma viene spiazzato il portiere. Nel caso di indovina l'angolo, quel rigore rischi di fare una bruttissima figura, e che rischi anche che il portiere poi ti blocchi il pallone, perché
non era nemmeno poi così lontano dal centro porta. Va benissimo così, è solo un appunto che volevo fare perché serve a Napoli chi tiri i calci di rigore come si deve. Non ce l'abbiamo ancora. Non ce l'abbiamo ancora, assolutamente no. Quindi bisogna trovare chi tira i calci di rigore, perché ieri quando si è presentato Osi sul dischetto, non vi nego che le gambe tremavano più a me che a lui, molto probabilmente. Comunque, partita nei numeri che avrete letto dappertutto, si può anche dire dominata, perché Meretta, al di là di una parata decisiva, una grandissima parata, usciva dal campo con un senza voto in pagella, per quanto mi riguarda. Poi diciamo, ci si può interrogare su qualsiasi cosa, ma di partite che vanno così in un'annata calcistica ce ne sono tante e ce ne possono essere tante. Ovviamente i numeri che fanno, diciamo, rabbrividire sono quelli in fase offensiva, perché ieri in live parlavamo, no, è più importante il gol mangiato che l'errore in difesa. No, hanno la stessa importanza e lo stesso peso specifico. Quindi tu te lo mangi, Juan Jesus fa la cazzata, sono situazioni praticamente uguali nel peso specifico poi della partita e del risultato finale. Detto questo, c'è rammarico, c'è sicuramente amarezza per quanto mi riguarda. Ovviamente ci abbiamo quasi fatto l'abitudine a passare nottate tra veglia e sonno pensando a questo Napoli che non riesce a trovare il bandolo della matassa di nessuna maniera. Vediamo cosa succederà sul mercato, che tanti ieri c'era Conte, oggi c'è Pioli, domani arriverà Tizio, dopodomani ci sarà Sempronio pronti per la panchina del Napoli. Stiamo un attimo calmi e seguiamo le notizie cercando di verificarle senza, diciamo, in maniera presuntuosa voler aver ragione sul prossimo tecnico che si terrà sulla panchina del Napoli. Non è assolutamente nei miei costumi, nemmeno nei vostri, a quanto vedo, a quanto leggo della community che si è creata sul canale. Piedi per terra, 2-2, un punto l'abbiamo fatto, siamo fuori dalle coppe con la Fiorentina con una partita in meno. Dobbiamo fare comunque il nostro e cercare di portare a casa quanti più punti possibili fino a fine anno, poi vedremo se avremo meritato l'ultimo posto per la conference o facciamo un'annata senza coppe. Lo so che mi volete qui a commentare la notizia, Juan Jesus sono arrivati alle mani, lui di Lorenzo per il ritiro. A me non frega assolutamente una beata mazza se sono arrivate alle mani o meno, tanto la situazione nello spogliatoio e per tutto ciò che sta circondando il Napoli quest'anno l'avevamo già capito che non corre buon sangue nello spogliatoio, ma lo capiamo anche in campo quando il Di Lorenzo di turno perde il pallone e il resto della squadra sta a guardare senza andarla ad aiutare. Ho messo Di Lorenzo come esempio, ma potrei mettere chiunque. Osimhen che non viene supportato anche ieri, attacco completamente da solo, reparto da solo, due contropiedi che trovano, diciamo, tanto campo e terreno fertile nella difesa della Roma. Nessuno dei calciatori del Napoli lasciato dietro da Osimhen, nessuno che va a coprire su quel secondo palo, nessuno che segue l'azione. È un Napoli comunque svogliato ed ha trovato una Roma che forse già pensava alla partita di giovedì, come è giusto che sia per quanto riguarda la loro classifica e ciò che poi andranno a giocarsi contro il Leverkusen in Europa League. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli. Ciao.